Esiste un solo luogo in tutto il mondo in cui è possibile rivivere la quotidianità dell'antica Roma, nella spettacolare area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, in cui il tempo si è fermato al 79 d.C. Pompei ed Ercolano sono tra le più celebri città del mondo romano, assieme ovviamente a Roma, capitale dell'impero. Eppure erano due cittadine di medie dimensioni poste sul Golfo di Napoli, luogo di villeggiatura per i senatori e i più ricchi abitanti di Roma dell'epoca. Certamente sarebbero state col tempo dimenticate, come tantissime altre, se una tragedia non le avesse rese eterne. Il 24 agosto del 79 d.C. il Vesuvio eruttò, coprendole di lava e ceneri. Quasi tutti gli abitanti morirono. Ma proprio a seguito di questo cataclisma, noi oggi possiamo, come per magia, ripercorrere le strade, entrare nelle case, passeggiare per i portici di due antiche città che, sospese nel tempo, come a seguito del maleficio di una fiaba, sono oggi tra i più preziosi e visitati gioielli archeologici del mondo. Questi siti sono stati progressivamente resi accessibili al pubblico dalla metà del XVIII secolo. Gli scavi di Pompei, su un'area di 44 ettari, raccontano i quartieri urbani del tempo, con le loro ville romane, il foro principale circondato da grandi edifici come il Capitolium, la Basilica e i templi, e diversi complessi termali pubblici, teatri e un anfiteatro. A caratterizzare il sito archeologico la sua doppia anima. Da un lato il mondo pagano, rappresentato da ciò che resta di una delle più ricche città dell'impero romano, e dall'altro la spiritualità cristiana, che ne fanno meta di pellegrinaggio. Le due ville romane di Torre Annunziata, Villa Oplontis, meglio nota come Villa Poppea, e Villa di Lucius Tertius Crassus, sono esempi di grande valore di edifici suburbani della campagna vicina a Pompei. La prima è un'enorme residenza marittima con magnifici dipinti murali. L'altra invece è un'abitazione rustica, con stanze e spazi dedicati all'attività commerciale. Insomma, una rappresentazione senza pari, ancor viva e vivida della vita quotidiana ai tempi dei Romani, che merita che ne venga riconosciuto l'eccezionale valore universale. Un gioiello a due passi da Napoli, in Campania, che consente di viaggiare nel passato come in una macchina del tempo e che per questo motivo ha a lungo vantato il primato di luogo più visitato al mondo. L'area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata è stata inserita tra i 58 siti italiani tutelati dall'UNESCO dal 1997. Pompei è una città della Campania situata lungo le rive del Golfo di Napoli, ai piedi del Vesuvio. La sua storia ha origini molto antiche. Inizialmente sorse come un insediamento della popolazione osca, per poi essere occupata dai Sanniti. A partire dai primi decenni del I secolo a.C., la città passò sotto il controllo dei Romani. Pompei era stata fondata intorno alla metà del VII secolo a.C., ma il momento del suo massimo splendore risale al II secolo a.C., come testimonia il lusso di molte sue abitazioni. Pompei era una città molto ricca. Alcune sue residenze, come per esempio la Casa del Fauno, che occupa quasi 3.000 metri quadrati, rivaleggiavano in ampiezza con le più famose regge ellenistiche. Oggi è conosciuta come la città in cui è presente uno dei siti archeologici più importanti al mondo. Gli scavi, iniziati nel corso del XVIII secolo, hanno progressivamente portato alla luce un centro urbano che rivestiva un ruolo importante all'epoca dell'impero romano. Al momento in cui fu colpita da questo disastro naturale, Pompei si trovava in effetti in uno stato di notevole prosperità. Contava all'incirca 20.000 residenti. Le sue strade erano animate dall'attività delle botteghe gestite da artigiani e mercanti, e numerosi tra i suoi abitanti dimoravano in sontuose dimore, splendidamente ornate e affrescate. Pompei, insieme alle regioni circostanti, costituiva altresì un ambito luogo di ritiro estivo.
Nelle campagne limitrofe, l'agricoltura era inoltre particolarmente redditizia. La qualità dei terreni e del clima restituiva infatti raccolti abbondanti. Proprio per la fertilità dei terreni, l'area era densamente abitata e gli insediamenti urbani alle pendici del vulcano erano piuttosto numerosi. La prima meta, una volta arrivati a Pompei, è Villa dei Misteri. Prende il nome dalla sala che guarda il mare, caratterizzata da un grande affresco su 3 pareti, una delle opere pittoriche meglio conservate dell'antichità, raffigurante un rito misterico. Il secondo passaggio obbligato è alla Casa del Fauno, una delle residenze più grandi di Pompei, meravigliosa testimonianza della ricchezza del suo proprietario. Lo studio degli affreschi rinvenuti all'interno di tanti edifici di Pompei ha portato all'identificazione di un certo numero di stili pittorici, chiamati appunto pompeiani, centrali nello studio della storia dell'arte antica. Le pitture pompeiane sono per lo più caratterizzate da un ornato molto ricco e vi sono rappresentate scene di vario tipo: paesaggi, battaglie, ritratti, scene mitiche o erotiche. Insieme a Pompei anche la vicina Ercolano fu investita dalla colata eruttiva del Vesuvio. A differenza di Pompei, però, Ercolano non scomparve del tutto e una nuova città fu costruita sopra l'area che ospitava quella antica. Questo ha reso molto più difficile lo scavo archeologico, ancora in corso, che ha potuto portare alla luce solo una parte della città, quella più vicina al mare, lasciando ancora sepolti moltissimi edifici. La città di Ercolano, secondo la leggenda, fu fondata nel 1243 a.C. da Ercole, il mitico eroe greco, come greca è l'origine di questa città che sorge alle pendici del Vesuvio. Ipotesi più accreditate testimoniano invece che la città fu fondata dagli Etruschi e nel V secolo a.C. fu conquistata dai Sanniti. Poi, nel 90 a.C. fu espugnata dai Romani e ridotta a municipium da Silla. Nell'ultima età della Repubblica, Ercolano visse un periodo di grande splendore perché molti patrizi, attratti dalla felice posizione geografica, dalla salubrità dell'aria e dalla sicurezza dei porti, costruirono le loro ville in questi luoghi. Nello stesso periodo furono restaurate le mura, furono costruiti l'acquedotto, 2 impianti termali, il teatro, la basilica, la palestra e molti templi. A causa del terremoto del 62 a.C., Ercolano subì notevoli danni e si iniziò l'opera di ricostruzione, che fu nuovamente interrotta dall'eruzione del Vesuvio del 79, durante la quale una nube tossica annientò gli abitanti. Ercolano fu distrutta dalla tremenda eruzione molto più della vicina Pompei, perché distante appena 4 chilometri dal Vesuvio. Con l'eruzione scomparvero il promontorio su cui sorgeva la città, il fiume che l'attraversava ed i suoi porti. La riscoperta di Ercolano fu del tutto casuale. Nel 1709, infatti, il principe d'Elbuf, giunto qui per sfuggire agli austriaci, diede ordine di scavare un pozzo. Durante lo scavo vennero alla luce molti marmi e svariate statue che ornavano la scena del teatro dell'antica Ercolano. Nel 1738 i lavori di scavo ripresero sotto Carlo III di Borbone e la direzione degli stessi fu affidata all'ingegnere militare spagnolo de Alcubierre. Furono scavati dei cunicoli sotterranei che in un secondo momento venivano riempiti per non compromettere la solidità della struttura urbana della città. De Alcubierre ritrovò molte altre statue di bronzo, tra cui la più significativa è la statua equestre di Marco Nonio Balbo. Con Karl Weber fu completata l'esplorazione del teatro e fu scoperta la villa suburbana dei Papiri, con l'annessa biblioteca. I suoi scaffali di legno ospitavano numerosi rotoli di papiro contenenti per lo più opere letterarie, molte delle quali sarebbero andate altrimenti perdute. I rotoli sono ovviamente carbonizzati, ma con le più moderne tecniche di lettura a infrarossi e a raggi X è possibile in molti casi un difficilissimo recupero di porzioni più o meno ampie di scrittura. Nel 1755, in seguito a questi molteplici ritrovamenti, nacque l'Accademia Ercolanense, che fu molto attiva fino al 1792 in materia di pubblicazioni.
Gli scavi furono interrotti e poi ripresi, prima sotto Francesco I di Borbone e poi per volere di Vittorio Emanuele II. Dovremo attendere l'anno 1927 per avere una ripresa davvero sistematica degli scavi. In quell'anno Amedeo Maiuri prima e Alfonso De Franciscis poi recuperarono quasi tutti i quartieri dell'antico abitato con gli edifici pubblici, tra cui il Foro, centro della vita sociale, politica ed economica dell'antica Ercolano. Negli anni '80 del secolo scorso sono riemersi, oltre al Tempio di Venere e le terme suburbane, l'antico porto greco, ove invano si rifugiarono nel 79 d.C. gli ercolanensi. Sulla spiaggia adiacente al porto sono stati ritrovati anche 120 cadaveri. Nel 2000 sono ripresi gli scavi nei pressi della Villa dei Papiri. Oggi l'abitato attuale pone molti limiti alla prosecuzione degli scavi nell'area archeologica, rendendo difficile anche la fruizione di quest'ultima. Il 24 agosto del 79 d.C., nel primo pomeriggio dal Vesuvio si sollevò un'immensa colonna di vapori, fumo, lava, gas, cenere, anidride carbonica. Si venne a creare così un insieme di sostanze che, scagliate verso l'alto dalle viscere del vulcano, formò come una torre che aveva la forma di un pino marittimo. Questa colonna raggiunse un'altezza pare di circa 15 chilometri, tale da essere visibile anche a chilometri di distanza. Tutta l'area circostante al vulcano fu colpita da un'incessante pioggia di pomici, detriti e cenere che creò vasti incendi. L'attività del vulcano era al contempo accompagnata da alcuni terremoti. Durante la notte tra il 24 e il 25 agosto, Ercolano venne investita e distrutta da un'ondata di materiale incandescente. Tale prima ondata non colpì Pompei. La situazione infatti sembrava essersi tranquillizzata e proprio durante quella notte molti abitanti della città che durante la giornata del 24 erano fuggiti, cercando riparo allontanandosi dalle loro case, fecero ritorno alle loro abitazioni. Nei giorni precedenti l'eruzione ci furono alcuni segnali che potevano essere intesi come una sorta di ammonimento. Venne meno l'acqua nei pozzi e nelle fontane, e ci furono alcune scosse di terremoto in concomitanza con il movimento di risalita del magma all'interno del Vesuvio, ma nessuno riuscì a interpretarli come l'avvio di quella che sarebbe stata una eruzione violentissima. Al mattino del 25 agosto anche Pompei fu investita dall'eruzione, che ebbe un effetto devastante. La città fu ricoperta dai detriti e rimase sepolta sotto diversi metri di cenere. Gli abitanti di Pompei morirono, molti dei quali nel sonno e nel letto delle proprie abitazioni. Diverse morti furono causate dalle esalazioni di gas tossici sprigionati dal vulcano. La cenere ardente ricoprì i corpi, permettendo agli archeologi di restituire, attraverso la creazione di calchi in gesso, le pose di queste vittime colte negli ultimi istanti di vita. I corpi delle vittime, decomponendosi, hanno lasciato una cavità all'interno della massa compatta di materia vulcanica. Versando del gesso liquido all'interno di questo vuoto, è stato possibile ricavare dei calchi, ossia un'impronta tridimensionale delle persone che morirono durante la tragedia, con risultati straordinari. L'invenzione del metodo si deve all'archeologo ottocentesco Giuseppe Fiorelli, direttore degli scavi di Pompei dal 1860 al 1875. Il 25 agosto, ormai, dell'antica Pompei, ma anche delle vicine Ercolano, Oplonti, oggi nota come Torre Annunziata, e Stabia, non restava più nulla, se non al di sotto di strati di cenere e lava. La città di Pompei, i suoi edifici e molti corpi delle vittime furono riscoperti poi, a distanza di secoli, dagli scavi archeologici. Una fonte preziosissima e di prima mano per ricostruire la storia degli eventi che nell'arco di una trentina di ore portarono al collasso le città colpite dall'attività eruttiva del Vesuvio proviene da un autore latino, Plinio il Giovane. All'epoca questo ragazzo si trovava con la madre a una ventina di chilometri in linea d'aria dal vulcano. Plinio il Giovane era al seguito dello zio, Plinio il Vecchio, che era in campagna perché comandante della flotta a Capo Miseno, e fu una delle più note vittime dell'eruzione.
Fu infatti colto dalla morte per soffocamento a Stapia, mentre cercava di prestare soccorso a tutti coloro che si erano riversati sulle spiagge, sperando di guadagnare il mare per sfuggire alla cenere infuocata e ai fumi tossici che provenivano dal Vesuvio. La data dell'eruzione, da sempre citata al 24 agosto, era stata accettata come sicura fino agli anni 10 del XXI secolo, ma i dati archeologici via via emersi mal si accordavano con una data estiva e hanno riaperto la discussione. Ad esempio, il ritrovamento di frutta secca carbonizzata, di bracieri usati all'epoca per il riscaldamento, di mosto in fase di invecchiamento trovato ancora sigillato nei contenitori, di mantelli pesanti in lana e soprattutto di una moneta ritrovata a Pompei, che testimonia la 15ª acclamazione di Tito a imperatore avvenuta dopo l'8 settembre 79. Lasciano supporre che l'eruzione sia avvenuta in autunno, probabilmente il 24 ottobre di quell'anno, una domenica. Un'ulteriore prova a supporto di questa tesi è l'iscrizione scoperta nel 2018 in una casa che al momento del disastro era probabilmente in ristrutturazione. L'iscrizione a carboncino riporta la data del 17 ottobre e si riferisce con tutta probabilità allo stesso 79. Sembra quindi da escludersi che possa risalire a un periodo molto precedente l'eruzione. Alcuni elementi a supporto della data del 24 ottobre non sono ritenuti abbastanza attendibili da altri studiosi. Per esempio, l'iscrizione a carboncino che reca la menzione del 17 ottobre non riporta l'anno, come è normale per le iscrizioni parietali inerenti alla vita quotidiana a Pompei. Essa potrebbe essere stata scritta in anni precedenti ed essersi conservata perfettamente, come nel caso delle iscrizioni a carboncino ancora leggibili sulle volte delle tombe di Porta Nocera. Dall'eruzione del 79 il Vesuvio ebbe molti periodi di attività alternati a intervalli di riposo. Nel 472 scagliò una tale quantità di ceneri che si sparsero per tutta Europa e destarono allarme perfino a Costantinopoli, che in quegli stessi giorni era scossa da violenti terremoti, con epicentro ad Antiochia. Nel 1036 si ebbe la prima eruzione con fuoriuscita di lava, evento importantissimo nella storia del monte, giacché, fino ad allora, le eruzioni avevano prodotto materiali piroclastici, ma non magma. Secondo le antiche cronache, l'eruzione avvenne non solo sulla cima, ma anche sui fianchi, e i prodotti incandescenti si riversarono in mare, allungando la linea costiera di circa 600 metri. Questa eruzione fu seguita da altre 5, una delle quali, sebbene molto dubbia, perché ne parla un solo storico, avvenne nel 1500. A queste fece seguito un lungo riposo di circa 130 anni, durante il quale la montagna si coprì nuovamente di giardini e vigne come in precedenza. Anche l'interno del cratere si ricoprì di arbusti. In seguito il Vesuvio eruttò nel 1631, nel 1861, nel 1872, nel 1906 e infine nel 1944, ultima eruzione fino ad oggi. Pompei venne riscoperta casualmente nel 1599 dall'architetto Domenico Fontana, che ne trovò alcuni resti mentre stava seguendo i lavori di un canale. Tuttavia Fontana non intuì l'importanza di quella scoperta. Nel 1709 venne scoperta Ercolano, anche qui in modo del tutto casuale. Durante lo scavo di un pozzo vennero ritrovati marmi e statue che ornavano la scena dell'antico teatro. Nel 1738 Carlo III di Borbone dette ordine di iniziare una campagna di scavo, affidandone la direzione a Rocco Joachino de Alcubierre, un ingegnere militare spagnolo. Nel 1748 venne riscoperta anche Pompei dagli stessi esploratori guidati da Alcubierre, che ricercavano antichi manufatti per il re di Napoli. In realtà, i primi scavi delle due città furono esclusivamente finalizzati a saccheggiare l'area per estrarre opere d'arte. Solo dal 1800 gli archeologi procedettero in maniera più scientifica allo scopo di riportare le due città alla luce senza danneggiarle. Gli scavi archeologici sono così riusciti a far emergere buona parte della città. Oggi è possibile visitare l'antica Pompei e camminare sulle sue strade, sulle quali si affacciano le abitazioni.
All'interno di esse sono ancora visibili ricchi affreschi che adornavano pareti e soffitti, e gli archeologi sono addirittura riusciti a ritrovare i corpi di coloro che perirono in quelle circostanze. Nel corso del 2020 è emersa una scoperta eccezionale. Sono stati ritrovati i corpi di altri 2 uomini, un signore e il suo schiavo. L'antica Pompei non è ancora stata portata alla luce nella sua totalità e gli scavi continuano ancora oggi. La pianta di Pompei, che si conosce ormai integralmente, può essere considerata tipica di una città romana di età imperiale. Il suo tracciato non è regolare, a causa della conformazione accidentata del terreno, ma all'interno della zona urbana il tessuto stradale è regolare e ruota su 2 strade principali, il Cardine e il Decumano, che si intrecciano ortogonalmente con altre strade, creando degli isolati che i latini chiamavano insule. Lo scavo di Ercolano e Pompei ha consentito il recupero di edifici la cui tipologia è poco documentata altrove perché poco riconoscibile. Se infatti è relativamente facile riconoscere una grande villa patrizia, è spesso assolutamente impossibile cogliere nel dettaglio l'uso di edifici e locali produttivi privi di elementi che li rendano chiaramente identificabili. Sia a Ercolano sia a Pompei, invece, si sono spesso riperite insegne di negozi e indicazioni di uso di vari edifici. La conservazione di una quantità vastissima di suppellettili, ma soprattutto di pitture parietali e di affreschi, ha consentito una conoscenza altrimenti impensabile di numerosi dettagli della vita di ogni giorno di una città romana, nonché della sua pittura. Le tipiche case dei ricchi pompeiani, dette domus, apparivano al loro interno molto diverse dalle nostre. I mobili, per esempio, erano pochissimi. Letti, tavolini, sedie e sgabelli, casse e cassoni per riporre gli indumenti, candelabri per lucerne. Rari gli armadi, simili a quelli moderni, con 2 ante e alcune mensole all'interno. I nostri appartamenti, agli occhi degli antichi romani, sembrerebbero dei magazzini. I ricchi proprietari delle domus affidavano ai vivaci mosaici pavimentali e ai sontuosi rivestimenti delle pareti, marmi o affreschi, un ruolo prioritario nella decorazione della casa, che appariva vistosamente policroma. L'impianto costruttivo era costituito da una pianta rettangolare con un atrio coperto, che comunicava con il cortile interno dove si affacciavano le stanze della casa e dove era presente una vasca per la raccolta dell'acqua piovana. L'edificio era solitamente privo di finestre e riceveva la luce dal cortile. Gli edifici più ricchi ripetevano lo stesso modulo anche su più piani. Quelli più modesti, detti pergole, erano spesso composti da 1 o 2 stanze prive di cortile, collegate a una bottega affacciata direttamente sulla strada. Le domus pompeiane ci hanno lasciato straordinarie testimonianze di decorazioni pittoriche. Tra queste ricordiamo la cosiddetta Casa del Bracciale d'Oro, scoperta alla fine degli anni 70 nei pressi del Golfo e così chiamata perché al suo interno si trovava ancora il corpo di una donna con al polso un grosso bracciale d'oro. Uno degli ambienti, una sorta di studiolo del proprietario, presenta deliziosi dipinti che rappresentano un giardino popolato da piccoli animali. Gli scavi di Ercolano e Pompei hanno riportato alla luce non solo splendide domus, ma anche più comuni insule, abitazioni popolari che corrispondono ai nostri moderni condomini. Tra queste una delle più celebri è la cosiddetta Casa a Graticcio di Ercolano, assai interessante per la sua particolare tecnica costruttiva, molto economica, detta appunto opus craticium. Le pareti al piano inferiore, come a quello superiore, sono infatti realizzate con pilastri di mattoni e intelaiature di legno riempite con materiale di scarto. La disposizione degli ambienti, dove sono stati ritrovati i pochi mobili e tutte le suppellettili ancora al loro posto, lascia intuire che in questo edificio coabitavano più famiglie. La facciata della casa presenta un piccolo portico, sostenuto da colonne in mattoni e sovrastato da un loggiato con una caratteristica balaustra a grata. A Ercolano, come a Pompei e in quasi tutti i centri romani, si trovavano particolari locali chiamati termopoli, che potrebbero definirsi i bar dell'antichità. Ci si fermava ai termopoli per mangiare un boccone e bere un bicchiere di vino. Questi locali avevano sempre un bancone affacciato sulla strada.
Alcune cavità circolari ospitavano i contenitori di terracotta con le diverse qualità di vino, raccolto con un mestolo e servito in bicchieri di vetro o coppe di ceramica. D'inverno il vino era offerto anche caldo. Alcuni di questi termopoli presentavano dei tavoli all'interno, dove gli avventori potevano pranzare o fermarsi per fare due chiacchiere o una giocata a dadi. Una camera al piano di sopra era spesso destinata a distrazioni extra, offerte dai proprietari più spregiudicati, che non a caso selezionavano cameriere e schiave molto avvenenti. L'anfiteatro di Pompei rappresenta una struttura unica nel suo genere, nonché uno dei più antichi anfiteatri al mondo. Costruito intorno al 70 a.C. da Gaio Quinzio Valgo e Marco Porci, veniva utilizzato esclusivamente per giochi circensi e combattimenti tra gladiatori. Per questo motivo si decise di costruirlo nella zona sud-est dell'antica Pompei, in modo da non intralciare la vita quotidiana della città, considerando il gran numero di persone che prendeva parte agli spettacoli. Guardando dall'esterno, la parte inferiore dell'anfiteatro è formata da archi ciechi in pietra, dove i mercanti, durante gli spettacoli, erano soliti vendere la loro mercanzia. L'accesso all'anfiteatro avveniva tramite una galleria che collegava i 4 diversi ingressi con l'interno, solo 2 dei quali però davano direttamente sull'arena. L'intera circonferenza dell'anfiteatro è delimitata da un parapetto alto circa 2 metri, un tempo decorato con affreschi oggi andati perduti, che raffiguravano duelli tra gladiatori. Il Foro Triangolare, altra importante piazza di Pompei, situato nella zona meridionale della città, esposto verso il mare e il fiume Sarno, fu costruito intorno al II secolo a.C., a seguito dei lavori di risistemazione della zona dei teatri. La struttura, costituita da un porticato di 90 colonne doriche, era il cuore della città e il centro politico, economico e religioso, nel quale si svolgevano dibattiti, manifestazioni e contrattazioni commerciali. Nel rispetto della legge romana, che imponeva la costruzione dei cimiteri all'esterno delle mura della città, le necropoli di Pompei sorgono in prossimità della porta d'ingresso della città antica. Fino ad oggi sono state esplorate 6 differenti necropoli, alcune di piccole dimensioni, altre, come quella di Porta Ercolano, di Porta Nocera e del Fondo Pacifico, contenenti un maggior numero di tombe. Diversi i documentari girati all'interno degli scavi, numerosi quelli per programmi di divulgazione scientifica italiana come Superquark e Ulisse, uno realizzato da Channel 5, nel quale venivano riprese le varie fasi di un'indagine archeologica, e ancora uno dalla BBC dal titolo Pompei, l'ultimo giorno, dove viene descritta la vita, seppur inventata, di alcuni personaggi realmente esistiti e vissuti tra Pompei, Ercolano e le varie località del Golfo di Napoli. Vengono inoltre narrate le vicende di Plinio il Vecchio e il Giovane, di 2 gladiatori, di una donna incinta e di una famiglia. Dopo una visita a Pompei nel 1769, il compositore Wolfgang Amadeus Mozart, rimasto estasiato dalla bellezza del tempio di Iside, compose il Flauto Magico. Nel 1971 l'anfiteatro è stato utilizzato dal gruppo dei Pink Floyd per un concerto senza pubblico, da cui è stato tratto un film documentario dal titolo Pink Floyd Live at Pompeii. Ad Ercolano sono visibili per lo più case ed ambienti destinati alla vita privata, la cui perfetta conservazione lascia intuire la ricchezza e l'eleganza. Il sito permette di toccare con mano l'intimità delle mura domestiche. Inoltre, le modalità di seppellimento hanno consentito una migliore conservazione rispetto a Pompei. A questo bisogna aggiungere la lentezza degli scavi, che furono incrementati solo durante il Novecento. Ciò ha limitato la dispersione e garantito una conservazione del sito. Pompei dà la possibilità di comprendere la città nella sua interezza, fatta di luoghi pubblici e ville o case private, zone centrali e periferiche. Consente di entrare in contatto con la vita quotidiana e frenetica che si sviluppava lungo le strade. Pompei ed Ercolano insieme completano quel quadro meraviglioso distante 2000 anni da noi. L'una chiarisce i dubbi dell'altra
e chissà quante altre informazioni nascondono ancora le zone seppellite. Basti pensare alle ultimissime scoperte.